Ciao amici del bosco, in questo video impariamo a piantare un olivo in compagnia, perché gli olivi, come tutti gli alberi, vivono meglio in comunità. Acero e vite vanno insieme, si maritano e li facciamo sposare subito. Stiamo piantando degli olivi, creando intorno tutta la successione ecologica, quindi stiamo mettendo tante aromatiche che sono la parte arbustiva e una bella placenta che è la parte erbacea. In più stiamo mettendo anche degli aceri proprio di supporto intorno all'olivo. Una gilda è una comunità di piante che noi creiamo in base alle nostre scelte di umani, seguendo però quello che fa la natura. Creare una gilda invece di piantare un solo albero è molto importante, perché noi aiutiamo il nostro albero a crescere meglio, a vivere meglio, ma abbiamo anche altre funzioni, altre utilità dalle piante che abbiamo messo in compagnia di quella principale. A 50 cm dall'olivo abbiamo messo degli aceri, vi sembrerà una cosa strana ma funziona così. Francesca creando una sorta di gilda in modo da integrare queste linee di olivi già esistenti con una nuova piantumazione, soprattutto creando un qualcosa che già veniva fatto anticamente qui, quindi come possiamo vedere già anni addietro veniva maritato e consociato l'olivo con l'acero. Mettere diverse piante vicine significa anche avere diverse utilità per noi. In questo caso non avremo soltanto il raccolto delle olive, ma anche quello dell'uva che arriverà con la vite che abbiamo inserito nella gilda. Quindi prepariamo la gilda. Per prima cosa mettiamo l'olivo al centro con il suo palo di supporto. Qui c'è il biochar, ci mettiamo anche questo perché aiuta a rendere più soffice e ricco il suolo. Poi terriccio. Ok, il lavoro più pericoloso lo fai fare a lei. Vieni Emma. Basta, vai. Non lo fare mai più! In genere una gilda la facciamo pensando ad un'immagine circolare, abbiamo un elemento centrale e ci andiamo a costruire intorno tutto il resto, quindi aggiungiamo piante di diverse altezze con diverse funzioni intorno. In altri video abbiamo visto l'agricoltura simtropica sviluppata su una linea, in questo caso si va a ottimizzare il lavoro appunto mettendo le piante in fila. Mettiamo 5 aromatiche intorno a 50 cm, no 25, a 25 cm dall'olivo che sta qui mettiamo le aromatiche. Praticamente abbiamo fatto anche una rosa dei venti, perché il timo sta a nord, giusto? Sì. Facciamo blu, biochar. Esatto. Anche in questo caso biochar sotto, sempre per aiutare la piantina, e terriccio intorno. Ce l'hai rimessa? Ok, terriccio intorno. Questa terra argillosa può essere un po' ostica. Quando coltiviamo piante dobbiamo ricordarci che queste sono una comunità sopra il cielo, ma soprattutto sottoterra, è lì che si forma veramente la collaborazione. Quindi tante radici significa più nutrienti a disposizione per i microrganismi che hanno il ruolo di trasformare la materia e di renderla disponibile per le piante. E poi c'è il grandissimo e fondamentale ruolo dei funghi. Là sotto si deve creare anche una rete fungina, delle micorizze, quindi delle simbiosi tra le radici delle piante e le ife dei funghi, che contribuiscono a scambiare nutrienti, a raggiungere l'acqua, a trasformare la materia, sempre a beneficio di tutta la comunità. Queste sono le piante di supporto, vedi che belle radici? È un vero vivaio. Evan sta prelevando gli aceri che sono rimasti qua un po' di mesi per metterli nella gilda intorno agli olivi che andiamo a piantare. Messe le aromatiche vicine, passiamo alle piante di supporto che stanno a 50 cm dall'olivo e abbiamo degli aceri. Quindi questa è la buchetta per uno degli aceri. Terriccio dei mesi. Lo facciamo. L'altro qui. Sì, terriccio. Quello lì è. Ce ne va uno o di più nell'acero? 2 biochar. E ci vuole, eccola qua. Acero e vite vanno insieme, si maritano e li facciamo sposare subito. È il matrimonio. Ecco, questo è il matrimonio, quindi fate un applauso. Mettiamoci un po' di terriccio. Convivono finché dura. Quando andiamo a
toccare il suolo, in questo caso abbiamo dovuto fare delle buche per mettere le nostre piante, vorremmo sempre una condizione ideale. Io vi parlo sempre del suolo in tempera, no? Quando non è né troppo bagnato né troppo asciutto, ma ci sono determinate condizioni e periodi dell'anno dove proprio non si riesce ad avere il suolo nello giusto stato di tempera. Allora come ci siamo organizzati? Qui la terra era molto argillosa e molto bagnata, abbiamo aggiunto del terriccio più asciutto che è servito quando abbiamo messo le piantine a non creare una zolla impenetrabile per le radici, e abbiamo messo anche del biochar. Il biochar vi abbiamo raccontato anche in altri video come può essere utile, e sicuramente ha creato alla base delle tante piantine che abbiamo messo una zona di raccolta dei microrganismi, di drenaggio, di concentrazione dei nutrienti. Insomma, abbiamo dato una mano anche in questo modo allo sviluppo della nostra comunità. L'acero avrà la doppia funzione, ossia quella da fare da supporto per l'ulivo, soprattutto nella fase embrionale, visto che stiamo inserendo una pianta molto esigente, quindi una pianta dell'ultimo step della successione ecologica, un climax, e quindi avrà la doppia funzione, ossia quella di creare subito questa sorta di habitat, di microclima, di ombreggiamento soprattutto nei primi anni, e in più farà da supporto sia all'ulivo che alla vigna, quindi la vigna poi andrà a maritarsi sull'acero. Siamo abituati a pensare ai nostri alberi da frutto come elementi singoli che noi distribuiamo nello spazio lasciando del vuoto intorno, proprio per lasciare al loro più spazio possibile tutti i nutrienti a disposizione. Questo concetto va proprio rivisto. In realtà, se noi aggiungiamo altri strati, mettiamo cespugli più bassi, mettiamo erbacee, mettiamo anche delle rampicanti, possiamo creare una comunità molto più ricca, perché le piante in realtà collaborano tra di loro. Nella maggior parte dei casi tutti gli esseri viventi entrano in collaborazione e creano comunità. La competizione, è vero, esiste, ma ha un ruolo marginale. Questo è il secondo giro di aromatiche, quindi a 50 cm, oltre agli aceri mettiamo anche altre aromatiche. Con le aromatiche ci siamo quasi, ne manca una qua, una là, e poi passiamo all'aglio, perché anche l'aglio è un'erbacea di supporto che ci possiamo poi anche mangiare. Faccio matura sotto all'olivo tra le varie piantine e intorno poi la semina, quella del sovescio, quello che verrà sfacciato a primavera. Gennaro, come hai scelto la posizione dell'unico acero che rimane? Allora, l'unico acero che rimarrà poi nel lungo tempo, ossia quello lì anche maritato alla vigna, l'abbiamo predisposto nella parte orientata verso sud, in modo da avere ulteriore protezione nel periodo estremo di caldo, siccità, in modo da creare quel piccolo ombreggiamento sufficiente per l'ulivo. In ogni gilda abbiamo inserito 3 aceri, 2 proprio a ridosso dell'ulivo. Questi 2 aceri a ridosso dell'ulivo faranno subito da supporto, mentre ne abbiamo inserito solo uno più esternamente a circa 1 metro di distanza, e questo sarà l'unico che rimarrà nel medio e lungo tempo. Al centro abbiamo inserito la nostra pianta focus, ossia l'ulivo, e intorno abbiamo inserito con una densità abbastanza fitta le nostre piante arbustive, ossia principalmente aromatiche, un mix di aromatiche. E dalla mia esperienza sono piante che nel nostro clima mediterraneo sono estremamente fondamentali, perché si adattano molto bene in qualsiasi contesto climatico, anche in terreni abbastanza poveri. Riescono subito a creare questa sorta di copertura viva, questa sorta di pacciamatura viva. E più poi abbiamo inserito al centro di ogni pianta aromatica un dente d'aglio, quindi riusciamo ad avere anche una piccola raccolta di piante annuali di ciclo breve, quindi andremo a raccogliere l'aglio libererà spazio per poi far ingrossare le nostre aromatiche, creando questa sorta di globo, creando nel giro di un anno e mezzo, quindi una sorta di copertura viva, di pacciamatura viva. Man mano poi i nostri aceri inizieranno a crescere, a creare ulteriore protezione, soprattutto nella fase embrionale del nostro ulivo, e man mano che il sistema si evolve poi andremo a fare una sorta di potature. Gli aceri nel medio tempo inizieranno a essere tagliati per liberare e far entrare ulteriore luce, e poi ne rimarrà solo uno, ossia questo qui posizionato più esternamente, maritato con la vite. Diverse piante insieme si aiutano per esempio attraverso gli esudati radicali, e poi nel caso della sintropica andiamo anche a fare dei tagli importanti che creano materia organica a terra che va a arricchire il suolo. Ma ci sono altre funzioni che hanno le piante diverse che mettiamo vicino al nostro olivo. Per esempio, se mettiamo dei cespugli destinati a
belle fioriture attireremo insetti di vario tipo e anche uccelli che andranno a creare un ecosistema più ricco e quindi probabilmente anche a controllare le aggressioni di eventuali parassiti. Mettiamo poi delle leguminose. Le leguminose sappiamo fissano azoto che sarà a disposizione anche per le radici dell'albero. Possiamo mettere delle piante anche con una funzione protettrice. Ci sono piante che hanno la capacità di essere repellenti per invece insetti o altri esseri viventi che sono nocivi per le piante. Per esempio l'aglio, che in questo caso abbiamo aggiunto, avrà anche questa funzione. È una pianta che tende ad allontanare alcuni nemici. Grazie per aver visto il video, grazie a Gennaro che è stata la nostra guida in questa esperienza, grazie a Eva che ha ospitato tutto il gruppo di lavoro. Vi faremo sapere come stanno le piante prossimamente, quindi continuate a seguire il Bosco di Ogygia, iscrivetevi e mettete un bel like di incoraggiamento. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Perché dipende, se nel bosco piove 2 volte tutto